È successo che stavo cominciando a guardare Transformers 4 e poi ho pensato che il mio tempo valesse di più di un rewatch di un film dei Transformers, e già che potevo sfruttare quel tempo per guardare un film per una recensione, e quindi eccoci qua. Secondo me siamo già al cospetto del vincitore del peggior film dell'anno. Oggi affrontiamo Something Crashed in the Woods. It looks like some type of craft. All right, here's something moving. Something is dead. In realtà c'è un problema già nel titolo, perché non c'è assolutamente nulla che crash nel wood. Come nelle migliori tradizioni dei film brutti, questo film è scritto, diretto e interpretato dalla stessa persona, Jeff Profit, che ti prego cambia mestiere. Si tratta di un sedicente horror e ancora più sedicente sci-fi, un found footage con un totale probabilmente esagerato di 4 scene, per una durata di 74 minuti. La trama è infinitamente semplice. Il nostro Jeff, lo chiamerò così ma in realtà il personaggio del film non ha un nome. Dicevo, il nostro Jeff ha appena comprato un appezzamento di terreno in un bosco, in cui vuole costruire tutto da solo una baita. Il film comincia a bomba senza neanche un titolo. Mentre Jeff si reca sul posto per dare un'occhiata, ci dà queste stesse informazioni che vi ho dato io a ripetizione per 10 minuti. L'unica informazione in più che ci dà è che ci ha mostrato tutte le modalità di scelta del luogo in altri video che ci ha mostrato, e francamente a quel punto pensavo ci fosse una specie di prequel da qualche parte, ma in realtà era solo un modo per evitare di dirci cose che non sapeva neanche lui. Ho supposto che il personaggio fosse una specie di youtuber poraccio, probabilmente con meno iscritti di me. La sua intenzione è di documentare tutte le fasi della costruzione della baita, ma se continui a fare video di 20 minuti in cui ci dici cose che già sappiamo, tesoro, mi sa che non vai da nessuna parte. Ho visto video di 3 minuti in cui succedevano 10 volte più cose di questo film, compresi un paio di miei video. Credo che tutto il film si possa sintetizzare in un momento in cui lui esclama: vi voglio mostrare delle cose interessanti, e inquadra una pozzanghera. Mentre ci mostra tutti i suoi acri di possedimenti, vede una cosa assolutamente sconcertante: degli alberi bruciati. Ora, vi ricordate la pozzanghera di prima? Considerando anche tutti i rami spezzati che ci sono in giro, direi che lì c'è stata una bella tempesta e che gli alberi sono stati presi da dei fulmini. Ma dato che Jeff è un complottista, comincia a pensare che ci sia decisamente qualcosa che non va. Allora, per fare un ulteriore controllo, decide di tornare di notte. Probabilmente la decisione più stupida della storia. Comunque mi piace la bonaria ingenuità di quest'uomo, nell'essere assolutamente convinto che qualsiasi cosa sia successa si ripeterà anche quella notte. Spoiler, non succederà assolutamente nulla che abbia a che fare col fuoco. Dopo un'ora di film arriva la notte e lui si reca nei suoi possedimenti. Lungo la strada c'è un altro evento incredibile. Sul margine della strada c'è un'auto visibilmente abbandonata. Si ferma, la osserva, ci gira intorno, guarda dentro e mambla, ma what's the point? Finalmente arriva nel luogo che aveva contrassegnato con un ramoscello rotto per cominciare le sue ricerche. Si addentra nel fitto del bosco e mi piacerebbe cominciare a pensare a come farà a tornare alla sua macchina, ma ecco che si sentono dei rumori poco definiti, da lui stesso paragonati a un motore o a un qualche macchinario, ed ecco che in lontananza si accende un faro. Lui praticamente si caga addosso, ma stoico e anche un po' scemotto, diciamolo, si avvicina nell'esatto momento in cui si accende un secondo faro. Lui continua a imprecare e a chiedersi che cosa stia succedendo, ma non sta succedendo assolutamente niente. Si accende un terzo faro e lui comincia a sentire che qualcosa si sta avvicinando. Perdonami tesoro, ma tu stai lì a disturbare e tra l'altro continui a parlare e neanche ti sei nascosto con 3 fari puntati addosso. Come ti aspetti che qualcuno non ti venga a prendere? Comunque, quando è palesemente troppo tardi, lui decide di scappare, che a quel punto ha fatto 30, faceva 31 e poteva anche rimanere e magari avvicinarsi un po' di più, perché comunque non ci hanno mostrato altro che dei fari nel buio. Tra l'altro il breve periodo in cui i fari erano 2 era anche interessante, perché l'immaginazione ci poteva anche vedere 2 occhi, ma poi niente, finita la magia. Comunque Jeff finalmente si mette a correre, che poi quando cazzo corri in mezzo al bosco, come minimo ti prendi un tronco in fronte. Si sente una specie di ruggito, il suono come un verso di un animale. Boh, è tutto confuso, non si sa neanche se questo animale abbia attaccato Jeff o lui si sia nascosto, non si capisce, no, fine. Sì, fine, finisce così. Voi ci avete capito qualcosa? Mi sembra inutile stare a valutare gli aspetti tecnici del found footage, le riprese, le luci, la messa a fuoco, i volumi. Prendetelo così com'è, nella sua bruttezza. L'unica cosa su cui mi soffermerei riguarda il montaggio. Tra l'ultima ripresa di giorno e la prima di notte c'è un'interferenza che è stata messa palesemente in post-produzione. Vorrei francamente capirne il significato, ma soprattutto cosa è successo a Jeff.
Dopo un'ora di montaggio hai scoperto questo stratagemma e allora usiamolo fino alla fine del film? Di positivo c'è che, a differenza di quanto mi aspettassi, il personaggio di Jeff, che è in assoluto l'unico essere vivente non vegetale mostrato in questo film, non è il solito personaggio che vuoi vedere morto dalla prima scena. Certo, non è proprio sveglissimo e decisamente non è stato lungimirante. È ingenuotto, ma alla fine riesce a farsi voler bene, o quantomeno non gli vuoi male. Il suo problema è che ha quelle 4 o 5 frasi standard che ripete fino alla nausea. La cosa positiva è che se proprio il tuo livello di inglese non è altissimo, quelle 2 o 3 parole per induzione le impari per forza. Ho un dubbio di natura sociologica che proprio non riesco a risolvere, che non è legato al film in sé, ma piuttosto alla ricezione del pubblico. Naturalmente le recensioni trovate online valutano tutte questo film orribile, ma c'è un dato interessante. Su IMDb gli utenti hanno dato tutti una media di 1,5 su 10, tranne le donne americane con più di 45 anni, il cui voto medio è di 4,2. Quindi ecco, se sei una donna americana sopra i 45 anni, c'è una possibilità che questo film ti possa vagamente piacere, altrimenti nisba. Quali sono stati i peggiori film del 2019 che avete visto? E avete già visto qualche brutto film dall'inizio di questo anno così strano? Fatemi sapere tutto in un commento e ricordatevi di seguirmi qui e a tutti gli altri link che trovate nell'info box. Dal mondo del nulla nel bosco per il momento è tutto, noi ci rivediamo alla prossima recensione. Beh, ciao!